I've been talking about the sort of three levels of motivation for meditation. Abbiamo parlato di quelli che possono essere 3 livelli diversi di motivazione per fare meditazione. So three ways in which we can approach this simple and universal spiritual practice. 3 modi, quindi tramite i quali possiamo approcciarci a questa pratica spirituale universale e molto semplice. So the first I would call the basic level, which relates to our concern for our health. E quello che io ho chiamato il livello di base, quello più elementare, è quello in cui ci si preoccupa della salute del nostro corpo. If you have toothache, then you're not going to be very concerned about the meaning of life or which spiritual path you should be practicing. Perché se uno a un certo punto ha un mal di denti, non è che in quel momento si preoccupa molto sul significato della vita o sul tipo di sentiero spirituale che dovrebbe intraprendere. You just want to get rid of the toothache. L'unica cosa che si ha in mente è quello di liberarsi del mal di denti. So, the toothache, you can read lots of kinds of illness. E come mal di denti possiamo prenderlo come esempio di diversi tipi di malattie. The one we're most conscious of today is probably the disease of stress, depression, anxiety. E le malattie di cui siamo più consapevoli in questo momento nella nostra vita contemporanea sono quelle dello stress, della depressione, dell'ansia. And also the diseases the physical diseases of affluence. E anche tutti quelli che sono proprio le malattie del mondo ricco. Obesity and early diabetes and so on. Per esempio i problemi di obesità oppure il diabete in età precoce. And of course the epidemic of addiction. E poi l'epidemia di tutti i tipi di dipendenze. So if we are caught in these conditions, it's difficult for us to reflect upon the ultimate meaning of our lives. E nel momento in cui siamo intrappolati in questi problemi è molto difficile riflettere su quello che può essere il significato ultimo della nostra vita. Sickness or pain of any kind tends to make us focus upon ourselves. Perché sia la malattia che il dolore di qualunque tipo tende a far sì che siamo concentrati esclusivamente su noi stessi. I think somebody with a very bad toothache or bad depression is not going to be capable of much compassion or much concern for others. Perché una persona che ha un terribile mal di denti o è in una grande depressione non sarà così disponibile a sperimentare, a provare tanta compassione nei confronti delle altre persone. And in the past, the majority of people went to church or temple or synagogue or mosque to ask for their basic needs. E quello che accadeva in passato è che le persone per chiedere risposta ai loro bisogni più elementari si recavano o in chiesa o nei templi o nelle sinagoghe o nelle moschee. I went into a temple in China once and I was amazed at the huge crowds of people there. Una volta in Cina sono andato a visitare un tempio e sono rimasto veramente stupito dall'enorme folla che c'era là dentro. And a temple with all the statues and all the symbols. Con tutto il tempio pieno di statue, simboli. And there were lines of people queuing up for a short conversation with, I don't know, a priest or a temple attendant. E c'erano queste lunghissime file di persone che aspettavano soltanto di poter scambiare un paio di parole con o l'attendente del tempio o il sacerdote che c'era lì. But I was told, really, I said, what are they asking for? E la cosa che ho domandato è, ma in realtà di che cosa chiedono? Or what do they believe? O in cosa credono? And I was told, well, they're not really, they don't believe in anything. E la risposta che mi è stata data è detto, in realtà non è che credono a granché. Chinese are not very metaphysical. I cinesi tendono a non essere
popolo molto metafisico, they're very practical. ma molto pragmatico. So they are asking for health, E quindi ciò che chiedevano era salute, long life, una lunga vita, fertility, la fertilità and prosperity. e l'affluenza, la prosperità, Well, that's pretty much what everybody wants. che è piuttosto quello che vogliono tutti. And most churches, most mosques, most synagogues, I would say that's what people are looking for. E direi che sia nelle chiese o nelle moschee o nelle sinagoghe è esattamente quello che le persone cercano. So health is a primary concern for us all. Quindi per tutti noi è vero che la salute è di primaria rilevanza e importanza. And today in a secular society, meditation is often practiced primarily as a way to health. E nella nostra società secolare oggi la meditazione è forse in primo luogo praticata proprio come un modo, una tecnica per avere salute. And even religious people feel comfortable because science has given its approval to meditation. E anche le persone religiose si sentono a loro agio nel farla perché è come se avessero ricevuto l'approvazione da parte della scienza. And it's good for you physically and psychologically. E quindi fa bene sia dal punto di vista fisico che psicologico. So that's the first level. E questo è il primo livello. And as I said, you are more likely to be advised to meditate today by a doctor or a therapist than by a priest. E come dicevo, è molto più probabile che si venga consigliati a fare meditazione o da un terapeuta o da un dottore piuttosto che da un sacerdote oggi. There is another level, Però c'è un altro livello, which I would call the spiritual level. che ho chiamato il livello spirituale. And this is where we become conscious of the spiritual fruits of meditation. Ed è il livello in cui si riesce invece a diventare consapevoli di quelli che possono essere i frutti spirituali della meditazione. Not just that we're sleeping better at night and we're feeling more peaceful and our cholesterol is better. Quindi non semplicemente che riusciamo a dormire meglio la notte, che siamo esseri più pacifici o che il colesterolo sia abbassato, But when we find that we're becoming more loving, ma troviamo che siamo diventate persone più amorevoli some of us may even find we're becoming more patient. e qualcuno di noi può trovare che si riesce a diventare persone più pazienti. You can sit quietly waiting 25 minutes for your first course at lunch. Si può per esempio stare seduti 25 minuti prima che portino la prima portata a pranzo. It's a great testimony to the powers of meditation. Grande test, diciamo, del potere della meditazione. So these spiritual fruits Quindi questi frutti spirituali, obviously take us into a deeper level of our humanity. che sono capaci di portarci ad un livello più profondo della nostra umanità. And then and this is where we talked yesterday about holiness. E qui è appunto il punto di cui abbiamo parlato ieri a proposito della santità, Which I described as health with transcendence. che ho descritto come salute accompagnata a trascendenza, Transcendence of the ego. la capacità di trascendere l'ego. And but there is a third level, Però c'è un terzo livello, which fewer people come to, al quale sono giunte meno persone, which is the Christian, the Christ-centered dimension of meditation. che è la dimensione cristiana, oppure detta in altro modo centrata su Cristo della meditazione. And that's what I'd like to look at this morning. Ed è quello di cui vorrei parlare questa mattina. Just finish a few remarks about the spiritual dimension first. Però prima vorrei solo dire due cose che non ho detto ieri sulla dimensione spirituale. People sometimes ask, is this really Christian prayer? Le persone a volte chiedono, ma davvero questa è una forma di preghiera cristiana? Or Catholics will say, what does the Pope think of this? Oppure i cattolici potrebbero dire, ma cosa ne pensa il Papa di tutto questo?
And so the Christian dimension of meditation for many people is not really about Christ. Perché la dimensione cristiana della meditazione per molte persone non ha molto a che vedere con Cristo in realtà. The question they're asking is, la domanda che in realtà vogliono fare è: if I do this, se io faccio questo, am I still going to feel comfortable with the approval of the church? Sarò ancora a mio agio e sarò, diciamo, in un ambito in cui la Chiesa mi dà ancora la sua approvazione? That's not quite the same as saying, am I deepening my knowledge of Christ? E che non è la stessa cosa che chiedere, beh, sto realmente approfondendo la mia conoscenza di Cristo? The simple answer to this is, look at our list of patrons and you'll see that we have official approval. E la risposta a questo basta vederla nella lista dei patroni che, come dire, sono dietro la nostra iniziativa per sapere che questa approvazione c'è. But that's not the most important thing about our spiritual journey. Però questa non è la cosa più importante del nostro viaggio spirituale. I spoke yesterday morning about Etty Hillesum. Ieri mattina ho parlato di Etty Hillesum. This young Dutch Jewish woman, questa giovane donna ebrea olandese, with no religious background at all, con nessun tipo di formazione religiosa, who discovered this reality within and around herself, che fu capace di scoprire questa realtà all'interno e intorno a se stessa, which she called God, che chiamò Dio and addressed as you. e al quale si riferì come te. And there was no belief system in her mind in the 2 years that she had left to live. Senza riferirsi ad alcun sistema di credenze nei 2 anni che le rimasero da vivere. But it was very interesting. I just read a talk by the Archbishop of Westminster on holiness. Però ho appena letto un discorso dell'Arcivescovo di Westminster sulla santità, half of which is taken up with Etty Hillesum. di cui la metà è presa pari pari da Etty Hillesum. No religious person could read her without realizing that she was describing a totally authentic experience of God. E nessuna persona veramente religiosa la può leggere senza rendersi conto che descrive in maniera autentica un'esperienza di Dio. And I'd just like to refer to another Jewish woman of the same period who died in, I think, maybe the same year or a year later, Simone Weil. E vorrei riferirmi adesso ad un'altra giovane donna ebrea che morì forse nello stesso periodo, se non nello stesso anno di Etty Hillesum, che era Simone Weil. She was born into a secular Jewish family in Paris. Nata a Parigi, una famiglia ebrea ma di carattere laico. She and her brother were soon recognized as being exceptional intelligences, great geniuses. E sia lei che suo fratello molto presto furono riconosciuti come dei piccoli geni con delle intelligenze straordinarie. Her brother was one of the great mathematicians of the 20th century. Perché suo fratello è stato uno dei più grandi matematici del XX secolo. She always felt a little bit intellectually in his shadow. E lei si è sempre sentita un po' nel cono d'ombra di suo fratello dal punto di vista intellettuale. And she was a woman of passionate truth. Ed era una donna di verità appassionata. Probably a very difficult person to live with. Veramente una persona molto difficile con cui coabitare. Didn't find herself easy to live with either. E non trovava neanche lei stessa a vivere con sé. But a woman of total integrity. Ma una donna di integrità completa, totale. She also suffered from the age of 14 terrible headaches, migraine. E dall'età di 14 anni aveva cominciato a soffrire di fortissime emicranie. And so she had a special interest
intellectually, philosophically, in suffering. E quindi dal punto di vista sia intellettuale che filosofico ha cominciato a sviluppare questo grande interesse per la sofferenza. But she had no religious background. Però senza un tipo di formazione religiosa. But she, like Etty, discovered in herself an experience of transcendence. Però nello stesso modo in cui questo era accaduto a Etty, riuscì a scoprire in se stessa un'esperienza di trascendenza. And which led her, unlike Etty, but it led her to a very deep and personal faith in Christ. Che al contrario di quello che era avvenuto per Etty, la condusse ad una estremamente profonda e personale fede in Cristo. This came to her out of the blue. E questo è arrivato d'improvviso per lei. And she writes about it in a little. She doesn't go into a lot of detail about the nature of the experience, but she refers to it, and it clearly occupies a central space in her philosophy. E non è qualcosa di cui fornisce molti dettagli, parla di questa esperienza brevemente, però è chiaro che questo poi acquisisce una posizione centrale nella sua visione filosofica. So here we have two young women of the 20th century, neither of them with a religious background. Quindi eccoci avere due donne del XX secolo, nessuna delle quali aveva una formazione religiosa, who became, in a short space of time, che in un breve periodo di tempo sono state capaci di diventare two of the most influential spiritual figures of our era. due delle figure spirituali più influenti del nostro tempo. In Simone Weil, we have, she was older, she had longer to reflect on her experience. E in Simone Weil, che era più anziana di Etty Hillesum, ha avuto più tempo per poter riflettere. We have a description of the spiritual world, of the spirit, that we as meditators, I think, can find very helpful and very attractive. E lei fornisce una descrizione del mondo spirituale che per noi meditatori è qualcosa non soltanto di estremamente utile, ma anche di estremamente affascinante. Listen to Simone Weil. Quindi ascoltiamo cosa diceva Simone Weil. We live in a world of unreality and dreams. Viviamo in un mondo di irrealtà e sogno. To give up our imaginary position as the center, e abbandonare quella che è la nostra illusoria posizione al centro delle cose, to renounce it not only intellectually, e essere capaci di rinunciarvi non soltanto intellettualmente, but in the imaginative part of our soul. Ma anche nella parte immaginifica della nostra anima. This means to awaken to what is real and eternal. Questo significa risvegliarsi a ciò che è vero ed eterno. To see the true light, vedere la vera luce, and to hear the true silence. E essere capaci di ascoltare il vero silenzio. The transformation then takes place. A quel punto accade una trasformazione. At the very roots of our sensibility. Alle radici stesse della nostra sensibilità. In our immediate reception of sense and psychological impressions. All'origine dei nostri sensi e delle impressioni psicologiche. And she says, this is a transformation. Questa è una trasformazione, dice. Similar to what happens when you're walking along the road in the last light of evening. E questo dice è qualcosa che è simile a quello che accade quando si cammina al crepuscolo, alle ultime luci del giorno. And you see a shape at the end of the road. E si vede una figura al fondo della strada. You think that's an old man stooping over. E si pensa, sembra un uomo come che si inchina, che si piega. But when you get closer to it, you realize it's a tree.
Però quando ci si avvicina poi ci si rende conto che in realtà è un albero. So our perception changes. E quindi ciò che cambia è la percezione che abbiamo. There is a difference between seeing something and misinterpreting it, and seeing it and seeing it for what it really is. Perché c'è una differenza tra vedere una cosa e darle una interpretazione sbagliata e vederla e capire esattamente ciò di cui si tratta. We all know this. Tutti noi abbiamo esperienza di questo. Sometimes we're overwhelmed by emotion. A volte siamo completamente sopraffatti dalle nostre emozioni. It clouds our judgment. Che oscurano completamente la nostra capacità di giudizio. We convince ourselves that we see something, we make a judgment. Ci convinciamo che abbiamo veramente visto qualcosa e quindi sulla base di quello diamo un giudizio. Then the emotion dies down. Poi l'emozione si assopisce, si calma un po'. And we see the same thing very differently. E allora siamo capaci di vedere la stessa cosa in maniera molto diversa. Then we have to have the humility to say I was wrong. E a quel punto bisogna avere l'umiltà di saper dire ero nel torto, ho sbagliato. So this experience of awakening to reality Quindi questa esperienza del risveglio alla realtà does not mean that we see visions and apparitions. non significa che improvvisamente vediamo visioni e apparizioni. The holiness that we're talking about is not about the supernatural. Perché la santità di cui stiamo parlando qui non ha a che fare con il soprannaturale. It's not about doing miracles. Non ha a che fare con il compiere miracoli. That's what we want sometimes. Quello è quello che vogliamo a volte. That's what will bring in the crowds. Questo è quello che raccoglie le folle. But even when Jesus performed remarkable signs, Ma anche quando Gesù stesso ha compiuto dei segni straordinari, he insisted that this should not be publicized. ha insistito sul fatto che non dovesse essere reso pubblico. Do not tell people about this, he said. Dice non dite alle persone di quanto è accaduto. And he condemned the search for signs and wonders. E condanna la ricerca proprio di questi segni, quasi di questi aspetti meravigliosi, straordinari. But we have a hunger for the supernatural. Però noi abbiamo anche fame di sovrannaturale. And for sort of what forms of magic. In qualche modo di forme di magia. But the holiness that we are talking about is not about the supernatural. Però la santità di cui stiamo parlando in questo momento non ha a che fare con il soprannaturale. Simon Weil says, we hear the same sounds. Simon Weil dice, siamo capaci di udire lo stesso suono. We see the same colors. Vediamo gli stessi colori. But not in the same way. Ma lo facciamo in maniera diversa. And for Simon Weil, we come to this new mind, this new way of perceiving, through poverty of spirit. E per Simon Weil siamo capaci di arrivare a questa nuova mente, a questa mente diversa, a questo nuovo modo di vedere attraverso la povertà dello spirito. The powerlessness I was talking about yesterday. L'assenza di potere di cui parlavo ieri. First of the Beatitudes. La prima delle beatitudini. The poverty of spirit that Jesus embodies. La povertà di spirito che è stata proprio incarnata da Gesù. This is again what Simon Weil says. E questo di nuovo è quello che dice Simon He Weil. says we have to empty ourselves of our false divinity. E dice dobbiamo svuotarci delle nostre false divinità. In other words, our ego. Che è come dire in altre parole del nostro ego. To give up being the center of the world. Per smettere di cercare di essere il centro del mondo. And to see that all points in the world are equally centers. E per riuscire a vedere che tutti i punti dell'universo sono ugualmente degni di essere il centro. Right? That's what Jesus was saying about God. E questo è proprio quello che Gesù diceva rispetto a Dio. God does not create a world of
friends and enemies. Perché Dio non ha creato un mondo fatto di amici e di nemici. God has no favorites. Dio non ha favoritismi. Jesus made this very explicit in his teaching. Gesù lo rende molto esplicito in tutti i suoi insegnamenti. But it's something that the ego finds very difficult to swallow. Però è qualcosa che davvero l'ego fa molta fatica a digerire. But it is a sign of holiness. Però è d'altra parte un segno di santità. That we are tolerant. Che noi riusciamo ad essere tolleranti. That we do not condemn others who are different. Che non condanniamo le persone che sono diverse da noi. And we recognize that we are not the only center of the world. E siamo capaci di riconoscere che non siamo l'unico centro dell'universo. That every other person in the world, friend or enemy, is a center as well. Che ogni altra persona nel mondo, sia esso un amico o un nemico, lo è a sua volta. So this is a moral revolution. Questa è proprio una rivoluzione morale. We would have not only a different church, but a different society. E avremo non soltanto una chiesa diversa, ma anche una società diversa in base a questo. We certainly have different politics. Avremo certamente dei politici diversi. And different economic system. Sistemi economici diversi. If this contemplative consciousness were more widespread. Se questa consapevolezza contemplativa fosse qualcosa di più diffusa. But this moral transformation is based in a mystical awakening. Però questa trasformazione morale risiede in un risveglio mistico. The gospel has these two dimensions, the moral and the mystical. Perché il Vangelo ha queste due dimensioni, la dimensione morale e quella mistica. Listen to Simone Weil speaking of her mystical experience. E ascoltiamo quello che Simone Weil ha detto della sua esperienza mistica. And listen to how human it is. E ascoltiamo quanto umana è questa. How intimate. Quanto intima. But the language of the Christian mystics is the language of the bedroom. Perché la lingua dei mistici cristiani è proprio la lingua dell'intimità. It's not the language of the lecture room. Non è la lingua delle conferenze. The mystics are speaking out of a deep intimacy of love. Perché i mistici parlano in base a questa loro grande vicinanza con l'amore. Christ himself came down and took possession of me. Cristo stesso è disceso e ha preso i miei possedimenti. The presence of a love. Una presenza di amore. Like that which one can read in the smile on a beloved face. Come quella che si può vedere sulla faccia di una persona amata. A presence more personal. Una presenza più personale. More certain. Più certa. More real. Più reale. Than that of than that of a human being. Di quella di un essere umano. Although inaccessible to the senses. Sebbene inaccessibile ai sensi and to the imagination. E anche all'immaginazione. She had never read any mystical writers before. Non aveva letto prima di scrivere questo alcuno scrittore mistico. So she wasn't imitating anybody else's ideas. Quindi non è che stava copiando le idee di qualcun altro. And then she reflects on this experience. And this is her conclusion. Quindi riflette su questa esperienza e queste sono le sue conclusioni. Our love Il nostro amore must stretch as widely across all space. Deve potersi estendere quanto più possibile nello spazio. And should be as equally distributed in every portion of it. E dovrebbe essere ugualmente distribuito in tutte le sue parti. As is the light of the sun. Così come fa la luce del sole. Christ has told us Cristo ci ha detto to reach the perfection of our Heavenly Father di raggiungere la perfezione del nostro Padre Celeste by imitating His indiscriminate bestowal of light. Nell'imitare la sua indiscriminata capacità di luminosità. In other words, the Heavenly Father is like the sun who shines on good and bad alike.
Quindi il nostro Padre Celeste è come il sole che splende sul buono e sul cattivo nello stesso modo. And your love must be the same. E il tuo amore deve essere analogo. So we see here the very important aspect of holiness, which is universality. E quindi vediamo qui un aspetto molto importante della santità, che è la sua universalità. You can't be a holy person and be a prejudiced person. Non si può essere una persona santa ed essere una persona che è piena di pregiudizi. Simone Weil calls for a new kind of holiness in the modern age. Simone Weil invocava un nuovo tipo di santità nell'era moderna. She says it is a holiness in which this universality must be explicit. Una santità in cui questo aspetto dell'universalità deve essere esplicito. She says, of course there were holy people in the past. Lei dice, sicuramente ci sono state persone sante nel passato. And their expression of holiness had an implicit universality. E la loro espressione di santità ha avuto un aspetto di universalità implicito. But today, in the conditions of the modern world, Però oggi, con le condizioni del mondo contemporaneo, this universality must be explicit. l'universalità deve essere resa esplicita. It must enter into our language Deve permeare il nostro linguaggio and our way of life. e il nostro stesso modo di vivere. And for the Catholic Church, this is what began to happen with the Second Vatican Council. E per il mondo cattolico è quello che iniziò ad accadere nel Concilio Vaticano II. For hundreds of years, the Church condemned people of other religions. Per secoli la Chiesa ha condannato le persone appartenenti a religioni diverse. And often said that you could not go to heaven unless you were baptized. E dicendo spesso che non si poteva, come dire, andare in paradiso se non si era battezzati. But that is not the teaching of the Church today. Ma questo non è l'insegnamento della Chiesa oggi. In the Second Vatican Council documents, it says, Perché nei documenti del Concilio Vaticano II viene detto: we reject nothing that is true and holy in other religions. non rifiutiamo niente che è vero e sacro in altre religioni. Big change. Grande cambiamento. An explicit universality. Una universalità esplicita. And of course, it challenges our language and our thinking, our theology. E questo però pone delle sfide al nostro linguaggio e alla nostra teologia. This does not diminish the centrality of Christ. Questo non diminuisce la posizione centrale di Cristo. But it says that it is not necessary to be a baptized Christian in order to receive the fullness of salvation. Però dice che non è necessario essere un cristiano battezzato per ricevere la pienezza della salvezza. And if you don't believe that, then you're not a believing Catholic. E se non credi in questo, allora non sei un cattolico credente. And so this explicit universality is expressed in the call of the Church for us to be in dialogue with other religions. E questa universalità esplicita viene espressa dalla chiamata, dalla richiesta della Chiesa di dialogare con le altre religioni. And the strange consequence of this E le conseguenze particolari di questo is that it pushes the Christian into a deeper knowledge, a more mystical knowledge of Christ. E la cosa interessante è che questo spinge i cristiani verso una conoscenza maggiore, quasi mistica, della figura di Cristo. We'll come back to that in a moment. E ci torniamo fra un secondo. So the first aspect of holiness that Simone Weil describes is this explicit universality. Quindi il primo aspetto della santità, così come viene descritto
Da Simone Weil questa esplicita universalità. And the other aspect of it is one of her great themes, which is attention. E l'altro, è uno dei suoi grandi temi, è quello dell'attenzione. Paying attention. Prestare attenzione. Which for her is the essence of prayer. Che per lei è proprio l'essenza stessa della preghiera. And also the essence of charity. E anche l'essenza della carità. You know, when you find yourself trying to help people in great pain or great loss. Quando per esempio cerchiamo di aiutare persone che stanno soffrendo molto, stanno attraversando gravi perdite. It's often the case that there's nothing you can do. Spesso non è che possiamo fare granché. Can't solve their problems. Non siamo capaci di risolvere il loro problema. But what you can do is to give them your attention. Però ciò che possiamo fare è di dare loro la nostra attenzione. Even, for example, you're walking down the street and there's a beggar in the street. Anche semplicemente quando camminiamo per la strada c'è un mendicante. We're trained to not to look at them, to ignore them. Il nostro tipo di addestramento siamo abituati a ignorarlo, a far finta di non vederlo. But try making eye contact with them. Ma proviamo per esempio a stabilire un contatto visivo, cioè a guardarlo negli occhi. You don't even have to give them any money. Non necessariamente perché abbiamo del denaro da dare. Just eye contact and a smile. Semplicemente guardarsi negli occhi e sorridere. Doesn't that make you more human? Non ci rende questo più umani. And humanize the relationship with this other human being. E rende più umana la relazione con questo altro essere umano. So, the act of attention humanizes us. Quindi è l'atto di attenzione stesso che ci rende più umani. And holiness is simply about becoming fully human. E la santità non è altro che diventare completamente umani. It's not about becoming perfect. Non ha a che fare con diventare perfetti. That's a distortion of the idea of holiness. Perché questa è una idea distorta della santità. The stories of the saints are rewritten very often to just. It's like when you edit a photograph on your computer. Le storie dei santi molto spesso sono rivedute e corrette successivamente, un po' quando si fa il ritocco digitale sulle foto. So you increase the exposure, make it brighter. Quindi si cambia l'esposizione della luce, si mette un po', si fa più luminosa. You remove the shadows. Si tolgono le ombre. You increase the definition. Si aumenta la definizione. And you have this idealized picture. E si ha questa foto idealizzata. Like the photos we have on beautiful people on advertising posters. Come quello che succede su tutte le pubblicità, insomma, delle persone, o le foto delle persone famose. That's not holiness. Ma questa non è la santità. That's publicity. Questa è pubblicità. PR, public relations. Pubbliche relazioni. But holiness is about being human. La santità ha a che fare con l'essere umani. And being human is about being imperfect. E l'essere umani ha a che fare con l'essere imperfetti. But Però the great quality of the holy person is that they can pay attention. Però la grande qualità delle persone sante è che sono capaci di prestare attenzione. When you're with a holy person and they are giving you their attention, quando si è in presenza di persone sante ci stanno prestando attenzione. You feel that you are a real center in the world. Si percepisce come di essere il vero effettivo centro del mondo. You're not alone. Non si è soli. You're not struggling for your identity. Non si sta combattendo per la nostra identità. Because you are receiving their total attention. Perché si sta ricevendo la loro completa attenzione. Now, if that is how we feel, then a good person pays attention to us. Ora, se questo è il modo in cui ci sentiamo quando una brava persona ci presta attenzione, imagine how we feel when we experience God's attention to us.
Immaginiamoci cosa potrebbe essere sperimentare l'attenzione di Dio. So holiness means living in this space of divine attention. Quindi la santità significa essere capaci di vivere in questo spazio di attenzione divina, Without rivalry or competition. senza rivalità o competitività, Because God does not play the human games of rivalry and competition. perché Dio non gioca gli stessi giochi di competizione e rivalità così come fanno gli umani. God doesn't support one team against another. Non è che il tifoso, come dire, sostiene una squadra a danno di un'altra. And if we say that God is on my side, Se diciamo che Dio è dalla mia parte, then it's a false God. allora questo è un falso Dio. So this brings us to Jesus. E questo ci porta a Gesù. Karl Rahner, one of the great theologians of the 20th century, Karl Rahner, uno dei grandi teologi del XX secolo, said that the Christian of the future would be a mystic, or there would be no Christians. disse che il cristiano del futuro sarebbe dovuto essere un mistico o non sarebbe stato più. What does that mean to you? Che cosa significa per voi? Some of you might say, Qualcuno di voi potrebbe dire, as actually some of you did say, come in effetti qualcuno ha detto, at our age it's too difficult to learn something new. alla nostra età ormai è troppo difficile imparare qualcosa di nuovo. This is kind of interesting, all this meditation stuff. E questa è una cosa interessante con tutta questa cosa che riguarda la meditazione. I'm too old, No, sono troppo vecchio, I'm too tired, troppo stanco, I'm too set in my ways, sono troppo abituato a fare le cose come le faccio. I can't learn. Non riesco più a imparare niente. Well, if you want to teach your children and your grandchildren, you better learn. Ora, se volete essere, come dire, degli insegnanti per i vostri figli e i vostri nipotini, beh, allora è meglio che impariate. If you're concerned about your children and your grandchildren and the next generation, Se vi importa dei vostri figli, dei vostri nipoti e delle prossime generazioni, then use the time you have left to learn. allora utilizzate il tempo che vi rimane per imparare. And the best way for you to learn Il miglior modo che potete utilizzare per imparare how to meditate, a meditare, which you think you're too old to learn, che pensate di essere forse troppo vecchi per fare, is it too old or too lazy, troppo vecchi o forse troppo pigri, is to teach your children, è quello di insegnarlo ai vostri figli or some of you your grandchildren, o per qualcuno di voi ai vostri nipoti. and then they will teach you. E a quel punto saranno loro a insegnarvi. You teach them to meditate as you've learned this weekend, Voi insegnate loro a meditare come avete fatto in questo fine settimana and meditate with them e meditate con loro and see what happens. e guardate che cosa succede. And they will be much better teachers than I am. E loro saranno degli insegnanti molto migliori di quanto non lo possa essere stato io. So the Christian of the future will be a mystic, or there will be no Christians. Quindi il cristiano del futuro sarà un mistico o non ci saranno più cristiani? And if you look realistically at the state of the institutional church at the moment, E se si guarda in maniera realistica quello che è lo stato della Chiesa istituzionale in questo momento, maybe we should listen to that. forse dovremmo darci ascolto a questo. Is it too late to learn? È troppo tardi per imparare? Well, that's where hope comes in. E qui è dove arriva la speranza. Many people find hope at the end of the road, Molte persone trovano la speranza proprio alla fine della propria strada, at the last moment. all'ultimo momento. Christ our hope. Cristo è nostra speranza. Christ our teacher. Cristo è nostro maestro. The one who can teach us something new even at the very end.
La persona che è capace di insegnarci qualcosa di nuovo anche proprio alla fine. Even when we think we can't learn anymore because we've got no energy left. Anche quando pensiamo che non possiamo imparare più alcunché perché non abbiamo più energia. We just want to find a quiet hole to crawl into. Vogliamo solo trovare un piccolo angolo dove rannicchiarci. Just survive until the euro crashes. Sopravvivendo fino a che l'euro non collassa. That's not Christian faith. Ma questa non è la fede cristiana. The Christian dimension of meditation La dimensione cristiana della meditazione is the deepest and the most subtle and personal. è la più profonda e la più sottile e personale. But it's also, paradoxically, the most universal level of meditation. Ma in maniera paradossale è anche proprio il livello più universale della meditazione stessa. What is the Christian meaning of meditation? Perché qual è il significato cristiano della meditazione? Not just about improving our blood pressure, E certo non ha certo a che fare semplicemente con migliorare la pressione, not just discovering the spiritual dimension of life, non è semplicemente lo scoprire la dimensione spirituale della nostra vita, but recognizing the presence of Christ ma di riconoscere la presenza di Cristo and growing in the relationship that comes from that recognition. e crescere nella consapevolezza del significato di questa scoperta di relazione. To begin meditation, you don't need to believe in Christ. Per iniziare a meditare non è necessario credere in Cristo. You don't actually need to believe in anything in order to meditate. Per la verità, per meditare non c'è bisogno di credere in niente. You might start for cholesterol or out of curiosity. Si può iniziare appunto per abbassare il colesterolo o semplicemente per curiosità. But if you practice regularly Però se si riesce a praticare in maniera regolare and you're serious about it, e siamo seri rispetto a questo, then the practice will generate the power of faith. allora la pratica stessa genererà quello che è il potere della fede. You will become a more faithful person. Si è capaci di diventare persone più fedeli, That means somebody who is capable of commitment, quindi significa persone capaci di impegnarsi, of transcendence, di avere trascendenza and of love. e amore. And it will therefore bring you to the edge of this, it will bring you into the dimension of the spirit beyond the ego. E questo ci porta nella dimensione dello spirito al di là del nostro ego. Christ is present in this process, E Cristo è presente tutto lungo il processo, but not explicitly, ma non in maniera esplicita, not recognized. non è riconosciuto, He remains unnamed, rimane non nominato, non gli viene attribuito un nome, although not completely unknown. sebbene non completamente sconosciuto. Simone Weil says, he comes to us hidden, Simone Weil dice, ci raggiunge, viene da noi he comes to us hidden, nascosto, and salvation consists in our recognizing him. e la salvezza consiste nella nostra capacità di riconoscerlo. And think of all the stories of the resurrection which hinge on a moment of recognition. E pensiamo a tutte le storie della resurrezione che proprio si basano su questo momento di rivelazione. Even if we begin to develop this dimension of faith that meditation leads us to, E anche se sviluppiamo questa dimensione di fede alla quale ci conduce la meditazione, and even if we begin to experience the fruits of the Spirit, e anche se cominciamo a sperimentare quelli che sono i frutti dello Spirito, we become more loving, si diventa più amorevoli, we discover joy within ourselves, riusciamo a scoprire la gioia dentro noi stessi, we become more peaceful, diventiamo persone più pacifiche, more patient, più pazienti, and more generous, più generose, basically nicer people, sostanzialmente persone migliori, more human. più umane. Even as this happens, E anche se questo succede, Christ remains invisible to us Cristo rimane invisibile a noi, unless
he is made, unless we hear about him. Unless we hear. Hear about him. Finché se non ne sentiamo parlare, se non lo ascoltiamo. Imagine a meditator meditating in the middle of China. Immaginiamo un meditatore che sta meditando nel mezzo alla Cina. Never seen a Christian. Cristiano. Never heard about Christ. Non aveva mai ascoltato gli insegnamenti cristiani. And but has meditated very deeply. Ma che ha meditato in maniera molto profonda. But never heard of Jesus. Perché non ha mai sentito parlare di Gesù. I put this question to a group of fundamentalist Christians once. I said, so what are you saying that he's going to, when he dies, he's going to be refused entry into heaven? E questa è una domanda che ho fatto a un gruppo fondamentalista cristiano una volta. Gli ho detto, vorreste dire che allora questa persona nel momento in cui muore gli viene negato l'accesso al regno dei cieli? And one of them said, yes. E uno di loro ha detto sì. And even the others were shocked. E anche gli altri, devo dire, erano un po' scioccati da questa risposta. Therefore, quindi, therefore we need to hear the name. Quindi abbiamo bisogno di udire il nome. The Christian disciple il discepolo cristiano is charged with the work of proclaiming the name of Jesus. È incaricato di questo lavoro di proclamare il nome di Gesù. And telling the story. E di raccontare la storia. And explaining the meaning as best we can. E di spiegarne il significato nel modo migliore in cui riusciamo. There are many ways of doing this. Chiaramente ci sono molti modi di farlo. But this is the specific life and reason for the church. Ma questa è la vita e la ragione specifica per l'esistenza della Chiesa. And it's the mission which it has accomplished over 2000 years. Ed è la missione che ha realizzato nel corso di oltre 2000 anni. Although in a very imperfect way. Sebbene in un modo molto imperfetto. Virtually everyone has heard of Jesus. Virtualmente tutti hanno sentito parlare di Gesù. I think the story is pretty well lost in much of Western Europe. La storia è piuttosto persa in Europa in questo momento. People don't know what Easter means or what Christmas means. Le persone non sanno qual è il significato della Pasqua piuttosto che del Natale. But for many people, the word Christian is a very dirty word. Ma per molti la parola cristiano è una parola sporca. It's a little different for you in Italy because you're still very Catholic. Forse qui in Italia è ancora diverso perché ci sono ancora molti cattolici. But it's not that different. Però non è così diverso. Because for many people, the word Christian has negative or unattractive connotations. Perché per molte persone oggi la parola cristiana ha proprio delle connotazioni negative o che non attirano, respingenti. Because of the way the church has represented him. A causa del modo in cui la Chiesa si è rappresentata. That's where we are in 2011. Così almeno come siamo ora nel 2011. The Christian of the future will be a mystic or there will be no Christians. Il cristiano del futuro sarà un mistico o non ci saranno più cristiani. But why is it necessary to hear the name of Jesus proclaimed and the story told? Ma perché è necessario ascoltare il nome di Gesù proclamato e la storia raccontata? Why couldn't Jesus just tell everybody? Why couldn't Jesus just tell everybody? Perché Gesù non ha semplicemente detto la sua storia a tutti? And defeat his enemies? E non ha sconfitto i suoi nemici? Why all this long history? Perché tutta questa storia lunghissima nel mezzo allora? Well, think about the resurrection. Pensiamo a quella che è la risurrezione. Jesus died in failure. Gesù muore nel fallimento. And then he rose again.
e poi sorge di nuovo. So why didn't he appear to Pilate and to the high priests Perché allora non appare a Pilato e a tutti gli altri sacerdoti and say, look, I told you so, e non gli dice, visto, ve l'avevo detto, you were wrong, vi sbagliavate, I am risen from the dead, sono risorto, I am the Son of God, sono il figlio di Dio, I tricked you vi ho ingannato and you failed, e voi vi siete sbagliati and now I'm going to destroy you. e a questo punto vi distruggo tutti. That would be how Hollywood version of the gospel would end. Questo sarebbe il modo in cui un film di Hollywood potrebbe far finire il Vangelo. The hero, everybody thinks he's dead, but he comes back, L'eroe che tutti pensano sia morto ritorna, like James Bond, 007, and he defeats the evil figures of the story. e sconfigge i cattivi della storia. But that's not how this story is told. Però non è il modo in cui questa storia è stata raccontata. Because remember, the powerlessness of Jesus was not an accident. Perché ricordiamoci che l'assenza del potere di Gesù non era una coincidenza, It is actually essential to the story. ma è un punto cruciale della storia. Because his powerlessness is the revelation of God. Perché la sua assenza di potere è la rivelazione di Dio, It is what tells us the truth. è ciò che ci dice la verità. Because Jesus belongs to the human realm, E proprio perché Gesù appartiene al reame degli esseri umani, and in that human realm he has his human helplessness, e in quell'ambito ha la sua assenza, come dire, la sua incapacità di speranza, and because of the human realm we depend upon human communication. e a livello degli umani dipende dalla comunicazione umana, Not upon supernatural revelations and apparitions. non su apparizioni soprannaturali o visioni. We might like it if, we came to knowledge through these supernatural revelations. Perché ci piacerebbe magari che raggiungessimo la conoscenza attraverso queste visioni soprannaturali, But that's not how it works. però non è così che funziona. We depend upon Noi dipendiamo human communication. dalla comunicazione umana. You raise your children, that's the law of human existence that you're following. Per esempio nell'allevare i vostri figli, questa è la legge umana, che è la legge che seguite. So Jesus appeared to a few of his disciples, Quindi Gesù appare ad alcuni dei suoi discepoli, very weak and imperfect disciples, a discepoli estremamente imperfetti e deboli, who had betrayed him or run away from him. che lo hanno tradito o sono scappati da lui. He didn't condemn them, Non li condanna, he empowered them ma gli attribuisce loro il potere with the mission of proclaiming his message, the good news. della missione di proclamare il suo messaggio, la buona novella. Kingdom of heaven is very close to you. Il regno dei cieli è molto vicino a te, Kingdom of heaven is within you. il regno dei cieli è dentro di te. Love your enemies. Ama il tuo nemico, You must love like your heavenly Father loves. tu devi amare così come ama il tuo Padre Celeste. Now you might say this was a strategic error on his part, Ora si può pensare che questo sia stato un errore strategico commesso da parte sua, because his sales force and marketing team had not been very good. perché il suo gruppo marketing e i consiglieri delle vendite non erano così bravi, You might even say they devalued the product. che hanno in qualche modo sminuito il prodotto. But the fact that this is how he works is important. Ma il punto che è così che ha funzionato è cruciale. It shows us the powerlessness, the vulnerability in which he operates, Mostra la sua vulnerabilità, l'assenza di potere nella quale ha operato by which God is made known. e tramite la quale Dio si è reso conosciuto, manifesto. Anything else than this would be untruth. Qualsiasi altra cosa non sarebbe vera And would be promoting a false God.
E significherebbe promuovere un falso Dio. Any kind of triumphalism. Ogni tipo di trionfalismo. And the Church has often been guilty of triumphalism. Cosa di cui la Chiesa si è resa spesso responsabile. So we need to have heard about Jesus. Quindi abbiamo bisogno di aver udito Gesù. If our meditation is to be Christian. Se la nostra meditazione vuole essere una meditazione cristiana. In our cases, all of us here, we received instruction in Christian faith, and then we came to meditation many years later. Ora, per quello che riguarda noi qui, tutti noi abbiamo ricevuto una formazione all'interno della fede cristiana, poi molti anni dopo siamo arrivati alla meditazione. But imagine in 20-30 years' time, ma immaginiamoci in 20-30 anni di tempo, the generation of children la generazione dei bambini who had received the instruction in the faith che hanno ricevuto le istruzioni nella fede and learned to meditate at the same time. E allo stesso tempo anche come meditare. A very different church. Una chiesa molto diversa. Very different world, very different Italy. Un mondo e un'Italia molto diversi. We also, but now for us, ora, per quello che riguarda noi, if we are to enter the Christian dimension of meditation, ora se vogliamo avere accesso alla dimensione cristiana della meditazione, then we need to meditate within the faith we have received. Abbiamo bisogno di meditare all'interno della fede che abbiamo ricevuto. And we need to deepen that faith. Approfondendola. Meditation strengthens our capacity for faith. Perché la meditazione rafforza la nostra capacità di avere fede. But we need to nurture it by reading the Gospels. Ma abbiamo bisogno anche di nutrirla attraverso letture del Vangelo. By discovering our mystical tradition. Scoprendo le nostre tradizioni mistiche. By celebrating the Eucharist. Celebrando l'Eucaristia. And by serving others. E nell'essere a servizio degli altri. And gradually Christ will begin to take a more personal shape for us. E lentamente, gradualmente, Cristo inizierà a prendere una forma più personale, più specifica per noi. This is not something that just happens in the intellect or in our imagination. E non è qualcosa che avviene soltanto a livello intellettuale o nella nostra immaginazione. It happens at the most subtle, deepest level of our being. È qualcosa che avviene a livello più profondo e più sottile del nostro stesso essere. And again, read the stories of the resurrection appearances. E di nuovo leggiamo le storie delle apparizioni della resurrezione. This is how we come to recognize Jesus. Che è come arriviamo a riconoscere Gesù. The best explanation that I know for about the Christian meaning of meditation is found in John Maine. E una delle migliori spiegazioni di quello che è il significato cristiano della meditazione io l'ho trovato in qualcosa che ha detto John Maine. We meditate as disciples of Jesus. Noi meditiamo come discepoli di Gesù. A disciple means somebody who's learning. E il discepolo significa qualcuno che sta imparando. So if you're too old to learn anything new, quindi se sei troppo vecchio per imparare qualcosa di nuovo, you should send in your resignation as a disciple. Allora dovremmo mandare una lettera di dimissioni come da discepoli. I once visited a group of old nuns in an old retirement home. Their average age was 98. Una volta ho visitato una casa di riposo per monache, c'erano queste monache molto anziane perché l'età media era 98 anni. And on the 1st of January every year they would sit and decide what they were going to learn that year. E ogni 1° gennaio di ogni anno si sedevano insieme e decidevano quale sarebbe stata la cosa che avrebbero imparato per l'anno successivo.
So somebody said, I'm going to learn computers. E una ha detto imparerò a usare il computer. Another one said, I'm going to try to learn French. E un'altra ha detto imparerò il francese. Another one said, I'm going to try to learn the piano. Un'altra ha detto imparerò a suonare il piano. What really scared me was the one who said she wanted to learn to drive. E quella che mi ha veramente preoccupato è quella che mi ha detto quest'anno voglio imparare a guidare. So, to be a disciple is to be learning up to the very end. Quindi essere discepoli significa apprendere fino all'ultimo momento. And if you feel you're too old to learn, then maybe the most interesting thing you're ever going to learn, you're going to learn now. E se uno pensa che è troppo vecchio per imparare qualcosa di nuovo, forse è proprio il momento, questo è proprio il momento in cui si va a imparare la cosa più interessante. Father John shows us that in meditation we are entering into the prayer of Jesus. Padre John ci ha detto che la meditazione è entrare nella preghiera di Gesù. And that as we meditate in Christian faith, we're not concerned about my prayer. Ma nel meditare all'interno della fede cristiana non siamo preoccupati della mia preghiera, But about his prayer. ma della sua preghiera. And then as we enter into union with Jesus at this deep level, E nel momento in cui riusciamo ad entrare in unione con Gesù a questo livello profondo, we join him on his journey, riusciamo ad unirci a Lui nel suo viaggio. we go with him, Andiamo con Lui, in him, in Lui and through him. e attraverso Lui. We go with him and beyond him, Andiamo con Lui e oltre because Lui, he goes beyond himself perché Lui va al di là di se stesso, to the Father. verso il Padre. And our daily experience of meditation, E la nostra esperienza quotidiana della meditazione, the way we see the spiritual fruits appearing, nel modo in cui vediamo apparire quelli che sono i frutti spirituali della meditazione, and the way we see ourselves changing, e nel modo in cui osserviamo come cambiamo nel farla, this is a reflection of this mystery. questo è proprio un riflesso di questo mistero.